Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato e questa situazione, Alessandro Buongiorno con una permanenza non più scontata in azzurro potrebbe partire in questa sessione, ecco perché escono i nomi di Mario Chila, Gatti sarebbe il piano B, però il Napoli ha bisogno di fare un po' di Tetris nelle liste per poter tesserare calciatori in entrata, rispettando ovviamente i criteri delle liste stesse. Andiamo a vedere cosa potrebbe succedere. Anche lì il Genoa potrebbe aprire per Norton Cuffy e il Napoli potrebbe inserire anche eventuali contropartite tecniche nell'operazione e i procuratori di Anghissà che chiedono il prezzo al Napoli per sedersi al tavolo e imbastire un'eventuale cessione. Facciamo il punto insieme, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Partiamo da questa situazione. Buongiorno potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di mercato. Secondo il Corriere del Mezzogiorno la dirigenza azzurra non esclude la cessione del difensore ex Torino e già si lavora ai sostituti. La permanenza di Alessandro Buongiorno non è più scontata, il difensore potrebbe manifestare il desiderio di cambiare area e la società non opporrebbe una resistenza totale alla sua partenza. Il centrale potrebbe generare una plusvalenza significativa e il club partenopeo ha già individuato i profili giusti per sostituirlo senza compromessi sulla qualità difensiva. Ricordiamo che Buongiorno ha firmato un contratto di 5 anni, c'è una clausola di 70 milioni nel contratto ma valida solo per l'estero, quindi nel caso vuole rimanere in Italia e si presenta una squadra italiana devi sederti col Napoli e pattuire poi il prezzo dell'operazione. Per quanto riguarda l'eventuale plusvalenza, sappiamo che il Napoli comunque nei contratti di 5 anni presenta un ammortamento del cartellino quasi che arriva all'80% nei primi 2 anni, quindi la spesa l'avresti anche alleggerita e potresti generare sicuramente una plusvalenza. Però c'è il problema delle liste, siamo troppi, siamo tanti e poter fare entrare un eventuale difensore che non è un under 22, che devi fare un po' di Tetris. Prendo un attimo le liste che ho davanti a me, un attimo che le trovo, le cerco e sono da voi, eccole qua. Allora, la lista dei 17 senza restrizioni presenta Savic, Mazzocchi, Beoca, Maraccmani, Gutierrez, Olivera, Gilmour, Spinazzola, Anghissà, Lobotka, De Bruyne, McTominay, Neres, Allison, Giovane, Højlund, che sono passati ovviamente in questa lista, e Lukaku con Lucca e Noah Lang. Li mettiamo fuori, teniamoli un attimo fuori e siamo 17. Per poter tesserare l'eventuale Mario Chila bisogna far uscire qualcuno. Abbiamo Spinazzola che da qui potrebbe spostarsi nella lista del Vivaio Italia. Nel caso parte Buongiorno che è presente ovviamente in questa lista del Vivaio Italia, sposti Spina, fai entrare Mario Chila. Ecco perché bisogna muoversi sicuramente secondo le liste e può darsi che questa situazione Buongiorno potrebbe essere un volere del calciatore, il voler cambiare area, una stagione che non ha convinto sicuramente né noi tifosi né tantomeno Antonio Conte che era sulla panchina del Napoli e forse nemmeno il calciatore. Io ci andrei sicuramente con i piedi di piombo prima di privarsi di Buongiorno, un investimento che è stato anche abbastanza oneroso quando l'abbiamo preso. Nell'anno dello scudetto comunque ha fatto molto bene. Per quanto mi riguarda è un difensore vecchio stampo, 1 contro 1, ed è un difensore che comunque quando è in condizione si prende l'attaccante avversario e molte volte non gli fa vedere il pallone, però se non è in condizione psicofisica comunque non rende al massimo e pecca anche di errori molto elementari. Ma detto questo, io mi aspetto che il Napoli faccia comunque le cose per bene. Esce Buongiorno, deve entrare assolutamente Mario Chila. Per quanto riguarda poi tenere l'asticella e la qualità della linea di difesa, proprio lì. Situazione delle liste che riportiamo anche a Norton Cuffy, perché Norton Cuffy, se non vado errato,
è un under 22. Adesso riprendo un attimo la data di nascita perché l'avevo vista ieri. Ecco, 12 gennaio 2024, 22 anni compiuti. Potresti tesserarlo e lo lasci nella lista degli under 22 così da non avere problemi, diciamo, di tesseramento. Il Napoli potrebbe inserire contropartite nell'operazione. Abbiamo letto che il Genoa, il Bologna, ma anche la stessa Lazio potrebbe affacciarsi per Lucca da poter inserire nella trattativa Mario Chila, Norton Cuffi nell'eventualità per poterti poi sedere a trattare con il Genoa nel caso vuole una punta e tu ti prendi il vice di Lorenzo non avendo nemmeno il problema delle liste, avresti risolto un bel problema. A me non dispiace il calciatore del Genoa, anche perché potrebbe, diciamo, essere l'eventuale terzino a 4, ma potrebbe fare anche il quinto per quanto riguarda la situazione modulo, perché diciamo non sappiamo come e cosa saremo in campo. Faremo poi un video nei prossimi giorni per quanto riguarda come potrebbe essere il Napoli di Allegri, perché sto studiando varie situazioni e soluzioni per ciò che abbiamo adesso in rosa, senza nemmeno inserire tutti i nomi che escono e usciranno dal mercato, per capirci qualcosa. Ultima ma non ultima per importanza, la notizia di Anghissà e i procuratori che chiedono una cifra al Napoli per un eventuale, diciamo, inizio di un'operazione e di cessione. Tra i temi più caldi resta quello legato, per quanto riguarda il calciomercato del Napoli, alle possibili uscite, con Anghissà che potrebbe concludere la sua esperienza all'ombra del Vesuvio dopo 5 stagioni e 2 scudetti. Gli agenti di Anghissà vogliono sapere la valutazione del centrocampista, un indizio che lascia pensare a possibili movimenti sul mercato. Il Napoli ha già stabilito il prezzo per il cartellino del camerunense, serviranno almeno 20 milioni di euro per convincere il club azzurro a cederlo. Ovviamente vedremo poi se si presenterà l'offerta, se Anghissà, dopo aver parlato con Allegri, quando ufficializzeremo l'allenatore e quant'altro, vuole ancora andare via e quindi cambiare area, terminata l'avventura. Non stiamo qui, diciamo, a tenere nessuno con le catene. Il Napoli l'ha sempre fatto, ma nella storia e nella gestione della Laurentiis è sempre stato così. Poi, d'altra parte, c'è anche riconoscere il cammino di Anghissà al Napoli, fatto di tantissime prestazioni alla grande, fatto di trofei vinti, quindi potresti anche, diciamo, volere vivere un'altra situazione, un'altra condizione per ritrovare quante più motivazioni possibili. Al limite è finito il ciclo per quanto riguarda il calciatore, nella sua però di mente e di gestione dal punto di vista personale, e il Napoli non farebbe altro che sedersi a tavola e ovviamente cercare di trovare la giusta soluzione che soddisfi poi in primis le casse del Napoli e poi il calciatore che si potrebbe accomodare in un'altra società, che sia in Italia o all'estero. Il Napoli non credo che vada a fare regali, diciamo, in Serie A, dando i propri calciatori alle eventuali concorrenti, perché sarebbe poi un autogol clamoroso lasciar partire un centrocampista come Anghissà e darlo ad una società italiana, al di là che possiamo dire c'è stato un infortunio grave. Anghissà comunque non è ritornato più quello che era prima dell'infortunio e non abbiamo più visto il prime di Zambone, che era poi a inizio campionato anche di quest'anno. Ha fatto grandissime prestazioni fino a che non aveva quel problema molto ma molto grave alla schiena. Quindi regalarlo, tra virgolette, anche se si deve pagare, ad una società diretta concorrente in Serie A sarebbe un autogol clamoroso, ma così come lo sarebbe con altri determinati calciatori, con le voci che girano intorno a Lobbo, ma Lobbo potrebbe sicuramente rimanere in casa Napoli. Non diamo calciatori alla Juve che potrebbero poi fare il bene della squadra bianconera, ritrovarti in campionato a dover lottare, perché ti ritroverai in campionato a lottare comunque tra i posti alti della classifica, dovendo far fronte poi a squadre che diciamo stanno andando meglio di quest'anno che è appena trascorso, grazie agli innesti che gli hai dato tu e gli hai fatto fare tu dal punto di vista delle trattative. Restano, per quanto riguarda la fascia destra,
in attesa, o meglio il Napoli si copre nel caso non dovesse arrivare a Norton Cuffy, perché Norton Cuffy fa gola per la situazione lista, e anche perché non andresti a spendere 30-35 milioni assolutamente per il calciatore, chiuderesti sicuramente a meno. Resta comunque, diciamo, in stand by tra virgolette la pista Calaili e soprattutto Dodò della Fiorentina, dove però dovresti fare altri discorsi e avere comunque uscite dalla lista dei 17. Potrebbe uscire, la vado a riprendere perché comunque possiamo sicuramente andare a vedere chi potrebbe uscire da questa lista per fare entrare calciatori che ovviamente non presentano le caratteristiche del Vivaio Italia, non sono del vivaio del Napoli, quindi dovresti andare a tesserarli per forza nella lista dei 17. Potrebbe uscire un Mazzocchi, potrebbe uscire, che ne so, Olivera, ma non si parla di un'uscita di Olivera assolutamente, che resta comunque a Napoli. Potrebbe uscire Anghissà, ma fai uscire Anghissà, un centrocampista, tesseri comunque il terzino destro nell'eventualità non lo trovi under 22 o del Viva Italia, quindi bisogna comunque vedere come fare e farlo bene dal punto di vista dell'organico, perché se non vado errato io li ho contati qui, abbiamo 37-38 calciatori tesserati. Diciamo che in queste sessioni di mercato il Napoli non ha fatto la fine del Chelsea, ma siamo in quella direzione di quel Chelsea dove c'erano calciatori che se andavi a vedere si sono conosciuti per 24-48 ore e poi ma tu dove sei andato? Ma tu sei andato in prestito lì? Porca miseria, ci siamo visti solo 48 ore e sei partito. Così si è vissuta la situazione in casa Chelsea negli ultimi paio d'anni, dove comunque avevi tanti calciatori tesserati per situazioni o gestioni di sessioni di mercato un tantino rivedibili. Noi ci ritroviamo questa situazione e questa rosa non solo per la gestione Conte o calciatori che sono stati presi e poi valutati, diciamo, insufficienti per quello che dovevano darti e dovevano dare al Napoli per quanto riguardava l'idea di gioco dell'ultimo mister che è seduto sulla panchina del Napoli, ma c'è anche la sessione di mercato, soprattutto quella di gennaio nell'anno del 10° posto, dove poi diciamo il Napoli fece la corsa a trovare qualcosa da dare a Mazzarri per risalire, per ritrovarsi dal punto di vista di gioco e risultati, ma comunque siamo andati a finire male con esuberi come lo stesso Ngong, che comunque ritorna e potrebbe essere inserito nelle trattative di Chila, di Norton Cuffy, Ngong, Lucca, calciatori che comunque non hanno convinto. Nel caso Allegri ovviamente non se li tiene, potrebbero essere inseriti e sarebbe anche il caso di sfoltire in tal senso la situazione. Tesserati, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao!